Zombie Apocalypse. Ciao a tutti e ben ritrovati su Nomis. Vediamo subito il progetto di oggi. In questo tutorial realizzeremo una borsa modello Masa interamente in cordino all'uncinetto. Vedremo come realizzare delle mattonelle, come cucirle e come realizzare questo particolare manico diverso dal solito. Adesso vediamo tutto ciò che ho utilizzato e poi possiamo partire subito col tutorial di oggi. Buona visione! Per questo progetto ho utilizzato 350 g di cordino in 4 colorazioni e l'uncinetto 3,5. Intanto facciamo un anello magico all'interno del quale lavoriamo 8 maglie basse. Blocco il tutto con una catenella e poi lavoro 8 maglie basse. Tiro la codina dietro e chiudo l'anello magico. Dopodiché chiudo il giro con una maglia bassissima nel primo punto. Iniziamo il secondo giro facendo la catenella e facendo 8 aumenti, quindi 2 punti bassi nello stesso punto per 8 volte, finché non otteniamo 16 maglie basse. Io lo farò con lo stesso colore, quindi vado nel punto sottostante e faccio le prime 2 maglie basse. E poi ripeto per tutto il giro, 2 punti in ciascun punto. Chiudiamo il giro del primo punto con una maglia bassissima, facciamo una catenella di sicurezza e andiamo a tagliare il cordino. Procedimento che io ho già fatto. Prendiamo il secondo colore e iniziamo il terzo giro. Col cappietto sull'uncinetto entro in un punto qualsiasi e vado a sostituire la prima maglia alta con le 2 maglie basse. Quindi prima faccio una maglia bassa, poi entro nella costina della maglia bassa e faccio un'altra maglia bassa, ma le 2 asole non le chiudo perché nello stesso punto andremo a lavorare 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi questa è la prima maglia alta, carico il filo, entro nello stesso punto, prendo il filo, ho 4 asole sull'uncinetto, chiudo le prime 2, ne ho adesso 3. A questo punto posso riprendere il filo e chiudere le 3 asole. Facendo così 2 maglie alte nello stesso punto chiuse insieme. Adesso facciamo una catenella di separazione, passiamo direttamente al punto successivo e ripetiamo la stessa operazione, quindi filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e prendo il filo, chiudo solo le prime 2 asole, riprendo il filo, entro nello stesso punto, chiudo le prime 2 asole, abbiamo 3 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme e poi facciamo una catenella di separazione. Dobbiamo ripetere questo procedimento per tutto il giro, rivediamolo un'altra volta insieme e poi continuiamo da sole. Quindi prendo il filo, vado nel punto successivo, prendo il filo e chiudo le prime 2 asole, riprendo il filo, vado nello stesso punto e prendo il filo, chiudo le prime 2 asole. Quando abbiamo 3 asole sull'uncinetto riprendiamo il filo, le chiudiamo tutte e poi facciamo una catenella di separazione. Concludo il modulo con una catenella, vado a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, faccio una catenella di sicurezza, taglio il cordino e vado a prendere il terzo colore per iniziare il quarto giro. Come per il giro precedente, cappietto sull'uncinetto, entro nello spazio di una catenella, così,
prendo il filo e faccio una maglia bassa su un'altra maglia bassa per sostituire la prima maglia alta, ma le 2 asole non le chiudo perché nello stesso spazietto andremo a lavorare altre 2 maglie alte e le chiuderemo insieme contando anche questa. Quindi questa è la prima. Riprendiamo il filo, entriamo nello stesso spazio, riprendiamo il filo, abbiamo 4 asole, chiudiamo le prime 2. Riprendiamo il filo, entriamo di nuovo nello stesso spazietto, chiudiamo le prime 2 asole e abbiamo un totale di 4 asole. Riprendiamo il filo e le chiudiamo tutte insieme. Abbiamo fatto così 3 maglie alte chiuse insieme. Adesso lavoriamo 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado nello spazietto successivo. Quindi entriamo nello spazietto, prendiamo il filo e chiudiamo le prime 2 asole, riprendiamo il filo, ci reinseriamo per la seconda volta e chiudiamo le altre 2 asole. E di nuovo prendo il filo, entro, riprendo il filo, chiudo le altre 2, ho 4 asole, prendo il filo e le chiudo tutte insieme. 2 catenelle di separazione. Quindi questo è il modulo che dobbiamo ripetere per tutto il giro. Termino il modulo con 2 catenelle, poi vado a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto. Catenella di sicurezza, anche qui tagliamo il cordino e iniziamo il quinto ed ultimo giro con l'ultimo colore. Cappietto sull'uncinetto, entro nello spazietto delle 2 catenelle e sostituisco la prima maglia alta con le 2 maglie basse. Sempre nello stesso spazio aggiungiamo altre 2 maglie alte. Spazio successivo ripetiamo lo stesso modulo, 3 maglie alte. Ripetiamo lo stesso modulo sull'altro spazietto, quindi filo sull'uncinetto, altre 3 maglie alte. Nel quarto andiamo a lavorare il seguente modulo, quindi filo sull'uncinetto, entro nello spazio, faccio le prime 3 maglie alte, due catenelle che mi vanno a formare il primo angolo e sempre nello stesso spazio aggiungo altre 3 maglie alte. E voilà! Questo qui sarà il risultato, quindi per tutto il giro non faremo altro che ripetere il seguente modulo. Nei prossimi 3 spazietti lavoreremo 3 maglie alte, nel quarto spazietto 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Tagliamo il cordino e andiamo a chiudere con una sola di chiusura, non nella prima maglia alta ma nella seconda, per non creare un'ulteriore asola. E voilà, questo qui è il risultato. Dobbiamo realizzare altre 11 mattonelle per un totale di 12, eseguendo lo stesso schema. Cuciamo la prima coppia di mattonelle e le disponiamo in questo modo, dritto su dritto. Inseriamo l'uncinetto nella prima catenella disponibile dell'angolo, facciamo lo stesso dall'altra parte. Prendiamo il cappietto e lo tiriamo fuori.
Continuiamo lavorando una maglia bassissima in ciascun punto, prendendo sia la prima catenella frontale del primo pannello che abbiamo davanti e la prima catenella del pannello che abbiamo dietro. Prendiamo il filo e chiudiamo maglia bassissima. Maglie successive, catenella frontale, catenella retro, prendo il filo, maglia bassissima e di nuovo catenella frontale, catenella retro, prendiamo il filo e chiudiamo maglia bassissima. Terminata la riga abbiamo le ultime catenelle, quindi ci inseriamo nella prima, nella seconda, prendiamo il filo e chiudiamo maglia bassissima. Prendiamo l'altra coppia di mattonelle e proseguiamo la cucitura a maglia bassissima. Quindi sempre dritto sul dritto, vado direttamente nella seconda catenella, quindi qui c'è la prima, la seconda dell'angolo, stessa cosa dall'altra parte, 1, 2, stringo un po', prendo il filo e procedo una maglia bassissima e ripeto quello che ho fatto prima: costina frontale, costina retro, maglia bassissima, costina frontale, costina retro, maglia bassissima. Ultime maglie alte e poi ci inseriamo nella primissima catenella dell'angolo e lo stesso dall'altra parte. Prendiamo il filo, chiudiamo, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il cordino. Abbiamo realizzato così una cucitura abbastanza facile a maglia bassissima. Dobbiamo ripetere lo stesso procedimento anche dall'altra parte. Quindi pieghiamo in questo modo le mattonelle e ripartiamo dalla seconda catenella dell'angolo, maglia bassissima e così via. Ci inseriamo nella seconda catenella che precedentemente avevamo lasciato libera e anche dalla parte opposta. Prendiamo il filo e chiudiamo maglia bassissima. Per spostarci dall'altra parte facciamo 2 catenelle e procediamo. Catenella e catenella anche dall'altra parte. Eccola qui. Maglia bassissima. Terminiamo con l'ultima maglia bassissima nella prima catenella da una parte e anche dall'altra. Prendiamo il filo, chiudiamo, catenella di sicurezza, tagliamo il cordino, successivamente li andiamo a nascondere. E voilà, questo qui è il risultato. Dobbiamo ripetere lo stesso procedimento anche sulle altre 8 mattonelle. Assembliamo i primi 2 pannelli, il principio è sempre lo stesso, cuciamo sempre sul retro, quindi pannelli dritto su dritto, e cuciamo maglia bassissima il primo lato e il secondo lato. Inserisco sempre l'uncinetto nella seconda catenella di un pannello e dell'altro, tiro fuori il cappietto e inizio a cucire a maglia bassissima.
Sto per terminare il primo lato, quindi vado a fare le ultime 2 maglie bassissime, la prima prendendo la prima catenella, seconda nelle seconde catenelle e poi procedo sull'altro lato sempre allo stesso modo. Terminato anche il secondo lato, vado a fare una catenella di sicurezza e vado a tagliare il cordino. Ecco qua, metà borsa già è completata. Dobbiamo ripetere lo stesso procedimento cucendo anche l'altro pannello, il terzo. Quindi andremo a cucire il primo lato e il secondo che si trova sulla parte opposta. E voilà, questo qui è il risultato, il corpo borsa è terminato, non ci rimane che andare a realizzare il manico. Realizzeremo il manico in maniera davvero super facile e veloce, senza utilizzare né moschettoni e senza lavorare giri di andata e di ritorno a maglia bassa o a maglia alta. Faremo semplicemente delle catenelle, anzi 3 catenelle di 1 metro o poco più, poi sarete voi a stabilire i centimetri adatti per voi, utilizzando gli stessi colori del corpo borsa. Quindi una volta fatte le catenelle le ho fatte passare attraverso l'asola della mattonella sottostante di destra e di sinistra, proprio nello spazio delle 2 catenelle. E le ho chiuse a cerchio nella prima catenella realizzata, poi per nascondere sia i nodini che tutto il resto ho arrotolato un po' di cordino. Tutto qui. Poi tra l'altro, oltre a realizzare un manico in maniera veloce e semplice, lo realizziamo in maniera particolare e diversa dal solito. Avvio un certo numero di catenelle, che possono essere 130, 140, insomma in centimetri dobbiamo raggiungere almeno 1 metro o poco più. Centocinquantesima catenella, ok, ho fatto la mia catenella di 1 metro. A questo punto sono pronta per andarla ad applicare al corpo borsa. Inserisco la catenella all'interno dello spazietto delle 2 catenelle della mattonella che ho a destra, in questo modo, e faccio scorrere la catenella. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, quindi la metto sul dritto, la inserisco nello spazietto delle 2 catenelle e faccio scorrere. A questo punto vado a chiudere a cerchio. Vado nella primissima catenella realizzata, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. Poi faccio la catenella di sicurezza e vado a tagliare il cordino. Questo cordino lo lascio un po' più lungo, così lo arrotolo su tutto il manico e vado a nascondere tutti questi cordini in eccesso. Quindi ne taglio un bel po'. E voilà, questo qui è il risultato della borsa una volta terminata. Siamo al termine anche di questo video tutorial, io spero che il progetto vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un bel commento e con un bel like. Per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento, lo sapete, rimango sempre disponibile sui miei social, Facebook ed Instagram, anche qui sul canale, anzi iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi le prossime novità. Io come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, un bacino a tutti!